Nell'episodio precedente, la prima uscita è normale che si allenti un po' perché la moto è nuova, adesso la tiriamo un pochino. Nel primo episodio di Dal concessionario alla pista sono stato a Cremona per la prima uscita con la R6 Race e mi sono divertito un sacco. Mentre organizzavo backpack racing per i 4 giorni del Mugello mi sono reso conto che avevo un buco libero e quale migliore occasione per provare la moto originale in uno dei circuiti più belli del mondo? Più piano di così. Ridi e scherza, il tempo passa e sono 2 anni che non giravo qua dentro e che bella è questa pista. Mugello è sempre qualcosa di magico, non è una delle mie piste preferite, però è innegabile che sia fantastica qua. Nel passato ho fatto anche dei bei risultati. Oggi entrare con la moto originale è stato un po' strano perché, come vi ho detto a Cremona, la testa fa delle cose e ovviamente la moto non è una moto ancora racing. Le gomme sono sempre quelle di Cremona, sempre le SC1 che abbiamo utilizzato durante quella giornata lì. Miglior giro ho fatto 2.5 e il problema più grande che si manifesta ancora di più rispetto a Cremona è il fatto che il Mugello ha delle curve molto più veloci e la moto, ovviamente con le sospensioni originali, si schiaccia tantissimo dentro la curva. Infatti adesso andiamo a dare ancora un po' di precarico, lavoriamo ancora sull'idraulica e vediamo se la situazione migliora. Poi nel pomeriggio mettiamo una gommina nuova, vediamo cosa si riesce a fare. Abbiamo provato un po' a chiudere la compressione perché la moto sta sempre bassissima in qualsiasi curva. L'ammortizzatore originale in una pista molto veloce come il Mugello soffre tantissimo. Adesso continuiamo a dare molla, vediamo cosa succede. Dos giros di mollas. Questa è la situazione, fa un caldo impressionante, la moto in utilizzo fa circa 100, 102, 103 gradi, che sono tanti, soprattutto perché col catalizzatore scalda molto il motore. Oggi è una giornata, ci sono 36 gradi all'ombra, asfalto che alle 10 di mattina faceva già 50 gradi, quindi immaginatevi voi. Come tempo sul giro penso di aver migliorato, ma ancora non lo so perché non sono usciti i tempi. Comunque a sensazione i 2 giri di precarico e aver chiuso un po' l'idraulica dell'ammortizzatore posteriore mi hanno aiutato. Adesso questa 1, soprattutto nei punti critici del Mugello, comincia un po' a scivolare quando acceleri, quindi penso che andiamo nella direzione di mettere magari una gomma fresca. Altra cosa abbastanza sbalorditiva guidando l'R6 qua al Mugello è che, nonostante io provi a guidare da pilota e la moto originale abbia tutte le sue difficoltà, comunque rimane sempre molto facile da guidare e soprattutto è molto confidenziale, è sempre molto sincera, e anche l'anteriore ti permette di entrare frenato fino alla corda. Ovviamente i tubi in gomma e l'ABS ancora non mi permettono di staccare come ovviamente se ci fosse un impianto frenante con i tubi in treccia e senza ABS, però diciamo che facciamo valere la nostra. Il rapporto 16-45 per il Mugello in questo caso è un fra virgolette un po' lungo, si usano le marce fra virgolette
virgolette del 1000 si fanno le varianti di seconda e le arrabbiate in terza, quindi Correntaio, Bucine e San Donato, le curve che tornano indietro si fanno di seconda, mentre io qua di solito con il 600 ho usato il rapporto a 6 marce più corto in cui fai le varianti di terza e le arrabbiate in quarta. Devo dire che non mi dispiace, è molto divertente da guidare perché utilizzando delle marce più basse puoi aggredire le frenate molto di più. Probabilmente se ci fosse il rapporto a 6 marce corto, entrando con la moto leggermente più bassa di giri, avendo la moto originale farei ancora più fatica, quindi top. Calore. Allora, il grip con questo caldo è pochissimo, adesso la gomma è abbastanza finita, purtroppo siamo contro luce, non si vede benissimo, comincia più che a strappare a scivolare molto per via del caldo, la pressione giusta è quella che ha fatto tutta la giornata di Cremona e adesso siamo al terzo turno. Adesso c'è la pausa pranzo, gomme nuove, pomeriggio vediamo di migliorare ancora. Allora, prima di entrare al secondo turno ho liberato l'estensione della forcella e in effetti un po' è migliorata, non radicalmente, però sono molto contento di come la moto, anche perché riesco a gestire perfettamente il gas con la manopola e sento tutto quello che succede sulla gomma. Quando comincia a spinnare, a scivolare, riesci a sentire sulla manopola quello che succede ed è molto confidenziale la cosa. Freni, sinceramente al Mugello e con questo caldo avevo molta paura dell'ABS e dei tubi in gomma, però nessun problema e soprattutto la leva non si allunga mai. Io pensavo comunque di soffrire di pompaggio, allungamento del freno, invece no, semplicemente ha il mordente che ha, non è ovviamente quello di una pastiglia racing o di un tubo in treccia da corsa. Adesso diamoci da fare che c'è da montare le gomme e sono da solo e fa un caldo della Madonna. Buongiorno. Bella vita, sì. Questo personaggio che avete appena visto è il caro Raffanelli Francesco di Finon Club, che tra l'altro non vi ho detto, ormai è 4 giorni che sono al Mugello e sono stato ospite loro perché mi hanno permesso di dormire nel loro camion e Francesco appunto è una delle persone che maggiormente ha contribuito a BR Corse e soprattutto a sostenere il nostro Mirko nell'avventura che facciamo nel Mondiale Supersport 300. Come mai, Rafano, abbiamo deciso... Vieni qua. Tanto saluta. Ciao a tutti. Come mai, Rafano, abbiamo deciso di sostenere quel nano che adesso è qua in giro, che tra l'altro, piccolo spoiler, dopo la gara di Most ha avuto l'appendicite e l'hanno operato in Repubblica Ceca, quindi adesso è già tornato qua, sta benissimo e si preparerà per la gara di Magny-Cours. Ma come mai abbiamo deciso di... Alla Toscana perché gli si vuole bene e invece tecnicamente perché se lo merita, il ragazzo promette bene e quindi ci si sta prodigando, come dire, tutti insieme per cercare di concludere una stagione mondiale in una posizione che si rispetti, insomma. Lo facciamo un podio entro fine anno? Ci si spera, sarebbe utile, come si dice dalle nostre parti. Che tra l'altro l'appendicite l'ha salvato dal grande duello, perché oggi dovevamo girare col 600 tutti insieme, lui con una Suzuki originale, io con la mia Yamaha originale. Gli è andata di lusso. E gli è andata di lusso perché ha l'appendicite e non ha potuto girare, se no erano bastonate.
tra l'altro, ridendo e scherzando, adesso per il quarto turno, quello dopo mangiato, nel quale comunque fa un caldo della Madonna perché è il turno più caldo della giornata, abbiamo messo una SC0 posteriore nuova 180/60 e 120/70 SC1 all'anteriore, e in effetti c'è una grande differenza in termini cronometrici, perché ho fatto subito 2,4 basso rispetto ai 2,5,5 che facevo con la SC1 finita. C'è molta differenza, però la moto è un pochino più brutta da guidare. L'unico vantaggio che ti dà la SC0 in questo caso è il fatto di poterti fermare di più, però avendo più grip schiaccia ancora di più la moto e mette in crisi quelle che sono le sospensioni originali, anche se comunque ormai siamo arrivati al livello, diciamo, massimo che secondo me comunque possiamo raggiungere come setup con quello che abbiamo a disposizione di serie. Per oggi giornata finita, e sfruttando la bellezza dell'avere il cavalletto laterale ho potuto portare la moto in pit lane da solo e metterla qui in bella vista. Comunque l'ultimo turno non l'ho fatto perché faceva veramente troppo caldo sia per me che per la moto, che non avendo giustamente il radiatore aggiuntivo fa un po' fatica con 37 gradi nell'aria e quasi 60 sull'asfalto. Comunque dopo aver messo la gomma nuova SC0 dopo pranzo sono riuscito a migliorare fino a 2,3 alto, e la nota positiva di oggi è che avevo arrivando al Mugello un sacco di voglia di girare, ma una paura incredibile per i freni, per i tubi in gomma, e avevo visto dalle previsioni che le temperature sarebbero state folli da forno e avevo paura che i freni con i tubi in gomma non avrebbero retto, e invece benissimo, e possiamo sfatare finalmente il mito che questi freni non lasciano a piedi le persone, perché io ho girato tutto il giorno e tra l'altro la leva non si allunga nemmeno. L'unica cosa che manca è la cattiveria nel mordente della frenata. Quello è chiaro che non possa essere al top, però mi sembra che nell'andare della giornata qualche bella frenata abbiate potuto vederla. Io ero super curioso di provare la moto al Mugello, un po' perché ho anche voglia di girare al Mugello, che era ormai quasi 2 anni che non ci giravo, e adesso non resta che Yamaha mi mandi il kit GYTR e non vedo l'ora di metterlo per vedere il raffronto con quello che ho guidato fino ad adesso e quello che proverò poi, sia in fatto di guida, soprattutto la moto si alleggerirà molto in termini di peso e anche le prestazioni del motore cambieranno radicalmente. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo a un prossimo video, e se con l'R6 magari con il kit. Ciao!